Aggiornamento di calciomercato Inter, ci sono tante notizie dopo la sfida contro il River Plate che garantisce altri 8 milioni di euro circa con il passaggio agli ottavi del mondiale per club, cifra che dà un altro aiuto significativo ai conti di un Inter che sta completando in queste ore il nuovo acquisto in attacco che è quello di Bonni, attaccante classe 2003 dal Parma. So già che scatteranno tanti commenti, siamo sempre più vicini, sta diventando un po' una sorta di meme, ma l'Inter sta chiudendo gli accordi per una cifra attorno ai 25 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Dovrebbe essere alla fine tra l'altro un prestito con obbligo di riscatto tra un anno, vedremo se sarà tutto confermato, un affare addirittura d'arrivo che probabilmente potrebbe slittare al 1 luglio, quindi pochissimi giorni ancora, anche per far ricadere il costo dell'operazione appunto sul nuovo bilancio. E c'è anche chi dice che l'Inter sarebbe pronta a portarlo subito al mondiale per club dopo la gara contro il Fluminense, dopo la gara degli ottavi contro il club brasiliano, gara per la quale potrebbero recuperare pure Frattesi e soprattutto Thuram. È una cifra significativa quella che l'Inter sta spendendo per Bonni. Io mi sono fatto un'idea del perché l'Inter vuole spendere questa cifra per questo giocatore, ma ne parleremo in un altro contenuto, perché qua voglio parlarvi di altre novità importanti che ci sono che potrebbero davvero ribaltare il mercato dell'Inter delle prossime settimane. Allora, ben ritrovati amiche e amici passioniteristi, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno e gli approfondimenti che vi porteremo anche nelle prossime ore. La novità principale riguarda Pio Esposito, un tema di cui abbiamo già a lungo dibattuto anche nelle scorse ore sul nostro canale, ma a conferma di quello che vi dicevo già nella giornata di ieri, in queste ore sempre più fonti e sempre più colleghi giornalisti che sono anche vicini alla squadra in questo momento negli Stati Uniti al mondiale si stanno allineando sulla conferma di Pio Esposito all'Inter, cioè non è stata la partita contro il River Plate a far cambiare idea, o almeno non è stata solo quella a far cambiare idea all'Inter, ma c'è sempre più la convinzione a quanto pare di voler puntare sull'attaccante classe 2005, quindi da aggregare in pianta stabile all'Inter anche per la nuova stagione, un giocatore che aggiunge caratteristiche differenti a questa squadra in termini di lavoro che può fare spalle alla porta, fisicità, presenza in area di rigore, ma anche il lavoro con e per la squadra. Avete visto anche nella gara contro il River come porta soluzioni differenti anche per poter salire un po' più verticalmente, un po' più rapidamente dritto sulle punte, sfruttare la sua fisicità e soprattutto le sue qualità tecniche. Quindi niente prestito all'orizzonte per Francesco Pio Esposito che a quanto pare di richieste ne aveva tante, ne ha tante di richieste sul mercato, ma ovviamente le squadre di un certo livello in cui Esposito verrebbe davvero valorizzato vogliono comprare il giocatore a titolo definitivo o comunque con qualche formula con cui prenderne il controllo o al limite con la famosa acquisto e controriscatto per l'Inter a delle cifre molto elevate. Quindi chi accetta il prestito secco per farti giocare con continuità il giocatore sono solo squadre in cui non verrebbe valorizzato abbastanza dopo l'ottima stagione che ha fatto in Serie B. E allora ne stavamo parlando anche l'altra settimana, nel momento in cui una squadra come il Napoli, addirittura, ma anche la Lazio, ma anche la Fiorentina, ma soprattutto il Napoli, la campione d'Italia, se tu metti Esposito in vendita sono prontissimi a fiondarsi lì per acquistarlo. Perché non può puntarci l'Inter che ce l'ha già in rosa ed è già suo, è un prodotto del vivaio? Ecco, quindi Pio Esposito va verso una conferma che, se sarà certificata, potrebbe portare appunto ad una svolta importante per il mercato dell'Inter, perché la prima conseguenza è escludere sostanzialmente l'acquisto di Højlund dal Manchester United, notizia che tra l'altro è stata riportata da alcuni esperti di mercato in queste ore con la pista Højlund non da scartare totalmente, ma che si è raffreddata in maniera significativa. Højlund, attaccante del Manchester United che in Serie A con l'Atalanta ha dimostrato di poter fare molto bene, io l'ho seguito con grande attenzione e allo United non ha fatto bene, non si è confermato per quello che ci si aspettava, ma vorrei capire chi allo United si è confermato e ha fatto bene in questi anni, e quindi in tanti lo hanno già bollato, lo hanno già ridimensionato, ma in questo momento ragazzi Højlund è superiore a Pio Esposito e in Serie A sappiamo che può fare davvero molto bene, Pio Esposito invece va ancora testato. Però giustamente, lo dicevo l'altro giorno, lo ripeto, in un mercato in cui l'Inter dovrà fare ancora tanto, diverse operazioni, impegnare 45 milioni complessivi per Højlund quando hai in casa un attaccante comunque simile come caratteristiche, come Esposito, forse più pulito tecnicamente,
meno profondo e verticale anche come fisicità, che riesce a buttare nello spazio Højlund, però tecnicamente un pochino più pulito. Ecco, puoi far crescere in casa questo profilo, mi sembra un po' un controsenso andare ad investire così tanti soldi su un giocatore quando ne hai uno simile in casa, un controsenso rispetto anche a quello che si sta cercando di fare in questo momento con un Inter che vuole ringiovanire e abbassare anche un po' i costi evidentemente. Quindi, ehm, le risorse che tu non metti su Højlund sono tutte risorse che puoi spostare su altri reparti, per esempio tipo la difesa, dove l'Inter al mondiale si trova di nuovo in emergenza, cosa che è capitata molto spesso durante la stagione che ci stiamo mettendo alle spalle. Quindi sono rimasti sulla destra solo Darmian ed eventualmente De Vrij da poter adattare, visto che Bissek e Pavard hanno lasciato il mondiale. Quindi in queste ore io non vedo degli aggiornamenti, non abbiamo notizie di aggiornamenti sulla difesa e mi sembra strano perché sarebbe una priorità invece secondo me per l'Inter, perché tra l'altro occhio anche a quello che succede con Leoni, profilo che a me piace molto, ma il Milan sta spingendo forte e con le probabili cessioni di Morata e Thiaw che andrebbero al Como, il Milan avrebbe lo spazio, le risorse e anche l'intenzione per affondare il colpo. Poi c'è anche al centrocampo la situazione che chiaramente dipenderà molto da Frattesi, però mi sembra orientato in questo momento a restare, almeno di colpi di scena. C'è soprattutto la questione Çalhanoğlu. In Turchia a me continuano a dire che è un affare caldo, anche se all'Inter non sono ancora arrivate offerte, l'Inter non ha ancora cambiato idea su Çalhanoğlu. Quindi stanno girando in queste ore anche delle notizie di una super offerta dell'Inter alla Lazio per Rovella, Lazio che però ha il mercato bloccato perché non rispetta dei parametri economici e sarei curioso di sentire Lotito che continua a parlare dei conti degli altri e non pensa ai suoi, ma non vedo perché l'Inter dovrebbe strapagare un giocatore ad una squadra che deve vendere innanzitutto, visto che ha il mercato bloccato, e che poi anche politicamente non mi sembra sempre così alleata e vicina all'Inter. Quindi si può guardare altrove, per quanto a me Rovella piaccia molto come giocatore, io lo ritengo un giocatore molto molto interessante. Però poi io ritorno, soprattutto al tema dell'attaccante e dell'attacco, perché si sta delineando quindi a questo punto una situazione con Lautaro Martinez, Thuram, Bonni e Pio Esposito come reparto, che però, come dicevamo, ecco, Pio Esposito, per un discorso di liste è praticamente un giocatore in più, non ti occupa degli slot. Allora, a maggior ragione quest'anno c'è spazio per ragionare su 5 attaccanti che non verrebbero esclusi anche dalla lista Champions e quindi in questo momento il quinto attaccante sarebbe Taremi, che ha un contratto che è in rosa, per quanto in questo momento sappiamo preoccupato da altre questioni più significative, ma Taremi è un giocatore in uscita, la gente si sta già muovendo, ci sono già delle possibili offerte all'orizzonte che verranno prese in considerazione e un addio di Taremi libererebbe una casella per un colpo che a quel punto dovrebbe essere diverso, cioè dovrebbe essere un giocatore con caratteristiche differenti e nei giorni scorsi dicevo, il mondiale serve anche per permettere a Chivu di fare degli esperimenti, di conoscere bene la squadra, ma anche di farsi un'idea sulla rosa e quindi di capire che cosa può servire nel mercato da qui, a fine agosto e mi sembra piuttosto evidente che Chivu abbia in mente di lavorare con almeno 1, se non 2 trequartisti lì davanti, cioè con giocatori tra le linee che possano aggiungere qualità lì tra centrocampo e attacco. E il quinto attaccante, dunque comunque il nuovo rinforzo in quella zona di campo lì, sarà dunque un giocatore da poter piazzare lì e io, citavo, Nico Pass come colpo perfetto secondo me perché ti darebbe quelle caratteristiche di riaggressione che vuole Chivu, ma anche quella qualità, nell'ultimo passaggio, oltre al tiro da fuori che sarebbe veramente l'ideale. Su Nico Pass c'è sempre questa situazione pendente con il Real Madrid. Ci sono delle notizie tra l'altro molto contrastanti sul quando il Real Madrid potrebbe esercitare l'eventuale riacquisto, cioè il Real può ricomprare Nico Pass dal Como e se non lo ricompra l'Inter non può andare a comprare Nico Pass dal Como e sarebbe anche molto più difficile. Quindi secondo alcuni il Real può esercitare l'opzione entro il 30 giugno, secondo alcuni a partire dal 1 luglio, secondo alcuni dal 15 luglio in poi o entro il 15 luglio. È una situazione molto molto confusa. Al momento rimane quindi questa situazione in stand-by con l'Inter che però secondo me ha bisogno dunque e sta ragionando veramente su un trequartista che però magari possa fare anche da seconda punta all'occorrenza. Un po'
una cosa che l'Inter ha cercato di fare in realtà anche con Inzaghi, perché si era cercato Asensio a gennaio, prima ancora si era cercato Gudmundsson, ma erano stati fatti anche degli acquisti in questo senso, da Correa a Sanchez. L'Inter ci riproverà, secondo me, su profili di questo tipo, magari ecco, più funzionali e più giovani anche probabilmente, anche se attenzione perché la Gazzetta dello Sport sostiene che, per questo particolare tipo di colpo, in questa zona di campo, la dirigenza potrebbe anche aspettare delle occasioni a mercato inoltrato, cioè aspettare che sul mercato possa spuntare qualcosa più avanti, anche a luglio o ad agosto, e non è detto che siano per forza dei profili legati ai famosi vincoli di Oaktree sugli investimenti giovani. Cioè l'Inter sta valutando e valuterà delle occasioni in quella zona di campo lì, anche con giocatori più esperti, anche con giocatori non 22, 23, 24 anni come l'Inter si sta orientando in questo momento, ma che appunto devono essere però delle opportunità di mercato, quindi a un giocatore magari che si libera da una big, un giocatore scontento che vuole cambiare aria, questo tipo di cose qua. Anche perché poi stavo ragionando, io sono assolutamente d'accordo sulla necessità di ringiovanire, c'è bisogno di giocatori più freschi e più giovani assolutamente. Bonnì per me ha un senso come colpo, così come sono super d'accordo con la conferma di Pio Esposito, ma se mi immagino Lautaro Martinez, Thuram, Bonnì, Esposito come reparto, Lautaro, Thuram, Bonnì, Esposito, sì, questi 4, sulla carta le gerarchie mi sembrano abbastanza evidenti. Lautaro, Thuram davanti, Bonnì, Esposito che partono dietro, e in partenza, almeno sulla carta, ripeto, il dislivello tra titolari e alternative c'è, anche se difficilmente, ecco, immagino Bonnì, Esposito e questo quinto attaccante potranno fare peggio di quanto abbiano fatto Arnautovic e Correa Taremi di questi ultimi anni, o almeno questa è la speranza. Fatemi sapere un po' la vostra sul mercato dell'Inter, su come dovrebbe operare secondo voi, su quello che vi aspettate, che cosa serve in questo momento all'Inter. Vi ricordo di cliccare sul tasto iscriviti, perché nelle prossime ore vi porto un approfondimento molto particolare su Bonnì e non soltanto, quindi vi consiglio di rimanere collegati. Vi ricordo passioneinter.club, la community con interisti da tutto il mondo, per supportare il nostro progetto ed entrare a far parte della nostra chat privata con tanti contenuti aggiuntivi e non solo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.